Qua non so se conosci la zona, siamo un po' a metà strada da tutto, nel senso tra le montagne e il mare, Roma e Napoli, Latina e Frosinone, un po' una terra di mezzo in un certo senso. Questo paese qua si chiama Maenza e le vigne sono più o meno tutte in questo territorio, mentre quest'altro di fronte a noi è Roccagorga. Questi sono i Monti Lepini, quello è il Monte Semprevisa, che è il monte più alto, circa 1500 metri. Io ho vissuto 8 anni a Roma e poi per una serie di cose nel 2013 sono tornato a Priverno. Piano piano mi sono un po' accostato a questo mondo, al mondo dell'agricoltura, e poi il vino è venuto fuori così, anche grazie all'incontro con Arcangelo e Martina. Guarda, Erasmo è forse stato quello, l'adulto, la persona che ha creduto per primo in noi, insomma. Sì. E ci siamo incontrati là al bar dove ci siamo incontrati stamattina. Sì. Tu eri un po' diffidente però, Ma a te ne vai. Abbiamo fatto anche un vino dedicato a Erasmo, si chiama Baffo. Sia il baffo bianco che il baffo rosso, che poi è come ti chiamano in paese, no? Sì. Questa è un'altra vigna che abbiamo in affitto. Okay. L'abbiamo presa quella di Erasmo nel 2017, questa qualche anno dopo. Ma perché però nel 2005 tu hai deciso di togliere un pezzo? E perché io non ce la facevo da solo a portarla tutta quanta avanti. È morto mio padre e mo l'abbiamo rimessa noi. E mo l'avete rimessa. Vabbè dai, Era troppo, ci pensiamo noi, non ti preoccupare. Infatti io l'ho soldato con tanto amore. Spesso ci chiama e ci minaccia perché la gestione dovrebbe essere un po' più accurata, secondo lui. Qui abbiamo fatto una rippatura perché quest'anno andremo a seminare un sovescio. Diciamo questo serve a dare una mano un po' al vigneto, che comunque è una coltivazione insomma abbastanza, come dire, intensiva, passatemi il termine. Danno una mano ad apportare sostanze che comunque vengono consumate dalla pianta e a rendere il terreno più ricco di microflora e microfauna. Qua ci mettevamo le fave, Ecco. Le fave, i lupini e poi abbelavamo addosso alle vite. Ok. Quindi veniva trinciato dopo e ricoperto parzialmente. Parzialmente. E poi qua in mezzo a volte ci mettevamo il grano per noi. Ok. Prima la mietitura si faceva a mano. Si facevano le casole, le chiamavano le casole. Le mettevamo qua, poi veniva la trebbia, trebbiava e... Sai, oggi si parla tanto di biodiversità, quindi... Già ce l'avevamo. Voi avete fatto il lavorone, avete fatto. Qua ci stavano, ecco, quella è una pianta d'albicocco, guarda che è ridotta, è seccata tutta, guarda. Adesso non vi è più niente. Ma pure per le olive negli ultimi anni... Le olive è lo stesso problema. Pure sulla vite, comunque si fa sempre più fatica, ogni anno interna all'otto. Comunque, ce la faremo, no? Certo, come no. Ma tu lo sai che noi il posto l'abbiamo lasciato e ci siamo licenziati perché preferivamo venire qua e lavorare con te. Ti ho raccontato che facciamo parte di quel progetto internazionale, il progetto WUF, quindi ospitiamo dei volontari da tutto il mondo che vengono a fare la vendemmia qua, no? E alcuni di loro stanno facendo un pensierino e magari trasferirsi a Priverno. All'inizio loro non è che sapevano tante cose della potatura, poi per esempio questa qua adesso la devi tagliare qua, esatto, e poi una la butti di là e una di qua, e quella la puoi togliere completamente perché questa qua praticamente è una vite molto vecchia, per farla mantenere non la puoi sfruttare tutta quanta. Certo. E comunque no, Erasmo ci ha dato delle ottime indicazioni su come potare l'ottonese. Viviamo un po' in una bolla dove l'industria enologica non si è mai sviluppata. Quindi questo per noi è stata una fortuna perché i terreni non sono inquinati da diserbanti o cose del genere. Quindi abbiamo trovato un terreno, delle piante abbastanza sane. Qua i diserbi non sono stati mai usati. Per esempio tu avevi 20 galline, facevano 20 uova al giorno. Esatto. No? E mica lo potevi. Allora le portavi in bottega, facevi lo scambio, il baratto, diciamo. Esatto. E ci portavi l'ova, pigliavi la pasta e quello vendeva l'ova. Erano sempre produzioni locali. A noi ci ha cambiato la vita questa cosa del vino, insomma. In meglio, molto meglio. Che lavoro facevate? Tu dove eri proiettato? Io ho fatto qualche esperienza in diverse aziende, tra cui una multinazionale, però non ero soddisfatto, ero frustrato e appena possibile sono scappato. Tu invece?
Io ho studiato lettere, cinema e teatro all'università e poi ho lavorato un po' nel mondo dell'olio, però da sempre avrei voluto provare a fare il vino, è una cosa che mi appassiona da molto tempo e alla fine, insomma, ci siamo riusciti. Siamo a Priverno, abbiamo questa cantina al centro del paese con tutte le difficoltà che ci sono ad avere una cantina poi così in centro e non in campagna. Questo era un garage di proprietà di mio padre e che abbiamo ristrutturato nel 2017 a cantina. Beh, perché diciamo il nostro progetto inizia da zero, noi non avevamo terra, non avevamo soldi, quindi comincia proprio con la voglia di realizzare un progetto sul nostro territorio, di fare vino, insomma. Noi abbiamo questa vigna che ha 100 anni ed è a Piedefranco ed è, diciamo, È stata piantata dal papà di mia nonna praticamente, al ritorno dalla prima guerra mondiale nel 1919. Quella è una vigna molto molto interessante, ci facciamo un vino che si chiama Due Parole. Due Parole perché zio Mario mi chiamava sempre al telefono e mi diceva ti devo dire due parole. Praticamente stiamo facendo una fatica enorme al trovare una casa in affitto a Priverno, a Giorgio, perché adesso non sta qui ma sta in un paese vicino, sta a Itri tra l'altro. E adesso comunque noi che siamo comunque cresciuti un pochino e lui lavora costantemente con noi, vuole prendere casa qui ovviamente, però fa parte di un progetto di accoglienza di rifugiati politici e il fatto comunque di chiedere una casa in affitto, spesso le persone si tirano un po' indietro nel momento in cui sanno che è africano. Qua io sto imparando tutti lì qua. Ma lo beve il vino anche un po'? Sì, sì, ma adesso... Mi piace? Adesso... Sì, mi piace, sì. Si chiama vino rosso con questa... Comandante. È il più buono. Oh mamma mia, da paura. Sì? Mamma mia. Te paura si dice. No, però in realtà poi siamo una famiglia, no? Perché poi sei tutti i giorni insieme, ogni tanto litighi, ogni tanto ti abbracci, ogni tanto è sempre così. Fratelli di vino. Questa è coppietta di bufala, quindi di bufalo. Quindi è la carne di bufalo affumicata. Cocozza, è una zucca cucinata in un modo tipico di Priverno, infarinata e infornata. E invece queste sono le rapette che abbiamo coltivato noi. E le rapette sono praticamente la pianta del broccoletto quando è ancora piccola. Questo invece? È la falia. Che sarebbe? Ed è un pane pizza tipico di Priverno, veramente tipico. Si chiama falia perché storicamente si pensa che la faceva una signora che si chiamava Lia. E quindi, buono questo pane, chi lo fa? Lo fa Lia. E quindi da lì è diventato falia. Come Westfalia. Che c'è?